Ok, pare che abbiamo cominciato, Che gola meravigliosa che ho tirato fuori dal cilindro. Cioè, quelli in tre sono passati qui. Sono 86 meravigliosi chilometri così. Che ho ingrassato a fare la catena ieri, io solo lo sa che avessi preso un'inquadratura fatta bene. 1600, come cacchio è che fa sto caldo? Ma continua a fare sempre più caldo, scena dopo vedete le mutande. È una roba fuori di testa. Questo adesso da dove sbuca? Mi sa che non ci ho capito niente. Che vi dico? Un bagno abbastanza discutibile. Il giocatore ha appena detto continua per 14 km. No, non andare così giù, non andare così giù. Il micro guadino finale per chiudere in bellezza. Molto stanco e impolverato anche me. Tu buona lì. Buongiorno fanciulli, oggi continuo la traversata a ritroso dell'Atlante, torno verso est. Buongiorno. E che alla fine ho deciso di completare questa metà delle montagne e poi spostarmi man mano verso Perzuca. Vai! Ieri è stata una giornata meteorologicamente parlando fantastica, non c'era neanche una nuvola, un cielo blu bellissimo. Però ho scelto di riposarmi e fare un po' di video. Oggi vedo un pochino di nuvole, quindi mi sa che faccio bene a cominciare a riuscire dalle montagne e andare finalmente a vedere questo benedetto deserto. La tappa di oggi sono circa poco meno di 300 km, di cui una metà dovrebbero essere su asfalto e una metà circa, poco meno, presumibilmente sterrato o qualcosa del genere. Vediamo, qui non si sa mai, quello che pensi sia asfalto in realtà è sterrato e viceversa. Ecco, già mi piace qui. Stamattina sono particolarmente di buon umore e lo è anche la moto, solo per la giornatina rilassante e piacevole di ieri, ma perché finalmente ho concesso un po' di attenzioni a sta poveretta che si portava dietro, 5 kg di fango e polvere. La catena la ingrassavo di tanto in tanto, ma la ingrassavo, non l'ho mai pulita finora, quindi si è fatta 5.000 km così a secco, cioè no a secco insomma, senza pulizia. Ho dato anche una bella pulitina alla moto, che per gli standard comuni fa schifo lo stesso, però per i miei è veramente da sala operatoria. Adesso sono sulla R302 che si è appena biforcata. Il ramo qua sotto, vediamo un po' se si vede, che no, aspettate, non si vede, però si vede del bello. Il ramo qua sotto scende verso sud-ovest, diciamo, in direzione di Perzuca e altre località. Questo che sto prendendo io invece risale verso nord-est, arriverò a Imicil, qualcosa del genere. La strada che ho fatto l'altro ieri per arrivare, una roba fuori di testa, se non avete visto il video andatelo a vedere, merita assolutamente. Una cavalcata a tratti anche impegnativa, con la linea della neve al di sotto di dove mi trovavo io, farete delle immagini con me più in alto delle vette nevate, veramente meraviglioso, soprattutto perché non me l'aspettavo, voglio dire, sapevo che sull'Atlante sapevo che sull'Atlante nevicasse d'inverno, però a parte che siamo ai primissimi di novembre. Guarda lì. Però insomma ci sono vette che raggiungono, anche superano i 4.000 metri. Dove mi trovavo l'altro ieri la strada era circa 3.000, 3.000, e quindi le vette intorno sfioravano tranquillamente 4.000.
poi non mi dite che non vi porto a vedere bei posti, Through these fields of destruction, baptisms of fire, I witness your suffering as the battle raged high. And though they did hurt me so bad, fear and alarm, you did not desert me, my brother, went che vi dico? Beh, è una roba meravigliosa. Devo essere sincero, mi stavo anche un pochino annoiando nell'ultima oretta e mezza, perché montagne, niente di particolare. E poi sono arrivato qui e ho passato gli ultimi 5 minuti a raccogliere le briciole della mascella che mi era caduta a terra. Cioè, una roba meravigliosa. Ho messo a fare un po' di foto con tre piedi, avessi preso un'inquadratura un'inquadratura fatta bene. Vabbè, niente, non è il mio fare foto. Splendido, veramente splendido. Ci sono anche due buconi, non so se sono grotte o cosa. The moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written, it's time. Ok, pare che abbiamo cominciato, Raga, fa caldo, ho dovuto cambiare i guanti, sto schiumando dal caldo. Sono sceso tantissimo, adesso non so a che cosa sono arrivato, immagino sopra il migliaio, comunque sicuramente, credo sia uscito con quanto di più. Mancano, scusate, non devo guardare la strada, mancano, quanto manca? 19 km alla cattedrale. La cattedrale dovrebbe essere una formazione rocciosa piuttosto sontuosa che si trova, credo, sulla montagna che in questo momento è alle nostre spalle. Che ci ho capito niente, credo che sia quella la cattedrale e quindi non sta assolutamente sulle montagne alle nostre spalle. Vabbè, dove sta sembra molto bella. Il tratto di strada sterrata che ho fatto finora non l'ho registrato perché non c'era molto interessante da vedere. Abbastanza dissestato, devo dire, cioè, da fare con gli occhi aperti. Fondo sassoso, sasso duro piantato a terra che ti smonta, arca miseria, ti smonta la moto e le vertebre con le vibrazioni, sopra il quale beatamente adagiato un letto di sassetti che ti sposta la moto da tutte le parti. Nel frattempo sono addirittura tolto i guanti che non mi andavo di fermarmi a prendere gli altri, ma veramente stavo facendo la schiuma, l'ho addirittura aperto. Spettacolare, bello bello bello.
montagne con la neve sullo sfondo, no vabbè, tantissima roba. Insomma, meglio qua. Mamma mia. Comunque dal punto di vista climatico sto paese ancora non l'ho capito, Un po' come la storia asfalto sterrato, cioè dove ti aspetti l'asfalto c'è lo sterrato e viceversa, dove aspetti il freddo fa caldo, dove aspetti il caldo fa freddo. Ripida, so che poi non sembra. Mamma mia. Sì, comunque quella è la cattedrale, riconosco la forma. Effettivamente ce l'ha un so che di cattedrale, con le navate laterali e il doppiotto al centro. Intanto le temperature, quanto stiamo? Io adesso devo fare queste cose pericolose, 1600. Come cacchio è che fa sto caldo? Cioè io pensavo tipo 800, non lo so, ma dalla temperatura più che altro. Fammi se abbiamo un bel posticino per fare una bella foto, Col cavolo c'è l'albero davanti. Ho passato settimane senza vedere un albero, stanno tutti qua, per il posto dove fa vedere sta cattedrale, mamma mia. La strada invece sta facendo sclerare perché è inutilmente complicata, cioè di tutti questi sassacci brutti così che non ci vai dritto, sta macinando le gomme. Ti pareva che c'era l'albero? Veramente impressionante. Qui sto sognando l'asfalto, adesso lo dico. È stato 1 metro di asfalto, di qualcosa simile all'asfalto, 1 metro di più. Però qua è... no, non parlo. Adesso tatuato con le rocce da trial. Vabbè, no, immagino che adesso siamo scesi 6400 metri, adesso piano piano si comincerà a risalire. 6400 metri di discesa che poi mi fanno pensare a quanto ero arrivato, perché mi sembrava di essere sceso tantissimo, stavo a 1800. Poi sono sceso ancora, ho visto 1400, adesso un po' che non controllo, sarò 1200, 1100, qualcosa del genere. E quindi ho ovviamente superato i 2000. Allora qui, questo dice dritto. Sì. Procede in direzione 86 km, 2 ore e 40. Lo sapete anche voi quello che vuol dire questo, no? Sono 86 meravigliosi chilometri così. Però almeno si va a velocità decorose. She complicated
l'importante è come riesco a prendere gli alberi io. E anche i Folle, devo dire. Cose di Folli, Mauro Folli, chissà dove starà, disperso in quel degli Stati Uniti o no, Messico, con la sua Benelli DRK, un pochino di sfighe, ma le sfighe secondo me fanno anche un po' parte del viaggio. Io pure non è che vi sto raccontando tutte le cose che si rompono, si incasinano, no, diventa rubrica il muro del pianto, la posta di Cioè. Chi è che si ricorda la posta di Cioè? No, giuro, io non l'ho mai comprato, però ovviamente si conosceva sta cosa. Credo abbia devastato un'intera generazione di ragazzine con false idee e falsi miti sull'amore e credo anche sul sesso. Ricordo che parlavano anche abbastanza in maniera spinta di robe di sesso, queste povere ragazzine che non sapevano da che parte si cominciava. Ok, a destra, perché ovviamente non ho tagliato, la quantità d'asfalto la vedete voi. Cioè è sempre così, porca miseria. Vabbè che poi perché me la cerco pure io, però cioè te lo fanno annusare e poi ciao. Hai visto? Ecco, polvere. Soffri. Che ho ingrassato a fare la catena ieri, io solo lo sa che dopo sta strada non ho pensato a fargli una foto alla catena per fare il confronto prima o dopo. Sempre meglio qui, 80 km così? No, 79,982 perché erano quei 18 metri di prima di asfalto. C'ho un po' di sete. Male che la benzina del serbatoio ausiliario è finita da un pezzo, almeno è leggerino, tutte queste buche non l'hanno, buche, sassi, di tutto, non l'hanno troppo danneggiato, come la saldatura che ha fatto l'omino a Cercewen, quanto non mi piace, ha usato quel lamierino da lattina di birra rumena. Certo, io ieri avrei potuto anche un'occhiata al filtro dell'aria, che pollo che sono stato. Sassissimi, siamo sicuri 80 km così, Nel frattempo mi avevo fermato un secondo a fare pipì, ovviamente su una strada così, che non è che, come potete immaginare, ci sia tutto questo traffico, sono passati dei tipi col motorino, proprio sul più bello, e sul motorino erano in tre, cioè in tre a fare sta strada. Guarda che goletta interessante che è uscita fuori così a tradimento. Bello. Immaginavo che lì ci fosse tu buona lì.
guarda che roba, guarda che strada. Poi non so se guardare giù o su perché è bello da entrambe le parti. Qua che abbiamo questa strada di un precipizio. Mamma mia che bellezza. Pazzesca, che gola meravigliosa che ho tirato fuori dal cilindro, guarda che roba. Questo paese è pazzesco, veramente standing ovation al Marocco. Poi questi sali e scendi mi piacciono da morire, sembra state giuste. Questa è una stradina di una certa ruspantezza comunque. Qua continua a fare sempre più caldo, scena dopo vede le mutande, E lì su c'è la neve! Sono passato nel giro di 2 chilometri, ne hanno uno, da una delle stradine più brutte e fastidiose della storia a questa qui che è uno spettacolo. È molto impegnativa a certi tratti ma divertentissima. Voglio dire, se mi devo fare il mazzo, almeno che sia piacevole, divertente, no? Che rischio la vita per andare dritto a 20 all'ora. Questo paese non sbaglia un colpo. Io sto girando a caso, cioè non è che sto seguendo tracce di qualcuno o ho fatto chissà che studi. Guardo in mezzo alle montagne, sì, ogni tanto qualche spunto lo prendo dai vari gruppi di Facebook, se qualcuno mi racconta qualcosa, ma in linea di massima io, guarda qui,
La sera prima apro Google Maps, vedo le strade più tortuose che passano in mezzo alle montagne, più piccole e tortuose sono, più le scelgo. Se riesco a tirarci fuori un giro, bene, ce le piazzo dentro. Ecco come mi organizzo io. Io continuo a sudare e lì su continua a esserci la neve comunque. Attenzione qua. Mamma mia. Io sto vestito a 3000 metri, qua saremo 1000, 1200, non lo so, ma fa come se fossi in spiaggia. No, non c'ho voglia di denudarmi tutto. Mamma che spettacolo. Questi sassi brutti. Quelli in tre sono passati qui, non ci posso credere. In tre, no, su un'Africa Twin, una motoretta marocchina cinese. Dove è la strada? Ci sono dei passaggi a filo dell'acqua del fiume, vuol dire che se c'è una piccola piena è lì col cavolo che passi. Parete verticale. Ovviamente la cosa era sembrata mezza piatta, discesella. Nel frattempo qui il navigatore dice 14 km e poi svoltare a sinistra, che non vuol dire assolutamente che andrà meglio, tanto vuol dire che 14 km ancora ce li facciamo così. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun. Oh, when you've seen him use a gun.
the top of the West. Always cool is the best. He keeps alive with his Colt 45. Tanto c'è sempre la neve lì su. To pull him around. When you've seen him, you're so down, boy. When you've seen him, Sono innamorato di questo posto. he's the top of the West. Always cooler, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Who's the guy who's riding to town? Che roba. Questo è proprio il punto dove voglio fare una sosta. Stanchino ma super felice, guarda te che roba.